Bentornati sul canale nella serie dei video sulla conquista, i primi appuntamenti e le cose più divertenti, spiritose ma utili. Quindi oggi, per i nostri maschietti, come conquistare la donna ideale o in generale come conquistare una signorinella che vi piace proprio molto. I tempi sono cambiati e anche i modi e le dinamiche è quello che alle donne piace. Quindi il primo consiglio è sii sicuro di te stesso, ma senza arroganza. Questo è un equilibrio fra l'essere deciso delle proprie idee, delle proprie cose, avere una direzione. Questo piace in generale nell'uomo, ma nelle persone a cui ci si rapporta. Nel contempo fai in modo che questa tua sicurezza, il difendere le tue idee, le tue posizioni, non diventi arroganza e maleducazione. Sii sempre aperto al dialogo con chi hai davanti. E chi è davanti? In questo caso una splendida donna? Bene, ecco, lo apprezzerà assolutamente. Ascoltala con attenzione e sii presente nel momento. Alle donne piace tanto essere ascoltate e soprattutto essere capite. Spesso si hanno 2 universi mentali differenti, ma vivaddio queste differenze si stanno sempre più assottigliando e quindi, l'essere empatico, ascoltare e capire fa parte poi di quel costruire una complicità che, sarà utile in tanti aspetti. A una donna, ma credo anche a un uomo, fa piacere che chi ha di fronte sia presente nel momento del bisogno. Il bisogno può essere una cosa concreta, come può essere solo e semplicemente un abbraccio in un momento difficoltoso. Poi la donna stessa si rimbocca le maniche, fa quello che deve fare, siamo diventate estremamente autonome. Però avere qualcuno che ci dà l'impressione concreta che un domani, nel sovvenire magari di qualche trambusto della vita, ci capisca e sia presente è un'ottima, ottima base. E come dico sempre, se poi le cose non dovessero funzionare, ecco, magari si è costruita un'amicizia, ci si è comunque scambiati qualcosa di buono. Soprattutto in tempi di donne estremamente autonome, chiaramente un piccolo gesto di galanteria me piace sempre, è divertente, non è obbligato dalle circostanze e quindi è goduto 100 volte di più. Quindi sì, riscopriamo la galanteria nel corteggiamento e delle piccole attenzioni mirate, quindi non generiche. Se passando di fianco a un giardino lei ha detto adoro i tulipani, ok, è estremamente carino che voi arriviate con le rose, ma lei adora i tulipani e quindi non solo il gesto galante di portarle dei fiori, ma il ricordarsi i fiori che a lei piacciono, ecco, beh, quello vi farà guadagnare un sacco di punti. Crea un'atmosfera romantica. Non è vero che il romanticismo non piace più e non è vero che limiti la passione. Certo, se tutte le sere arrivo e ci son le candele, inizio a pensare sia una veglia del morto, ma questa è un'opinione personale, non tenetela buona. È pur vero che il gioco e il creare uno scenario a oggi ancora fanno veramente tantissima presa. Quindi se alla persona che avete davanti può intrigare e piacere, bene, lanciatevi e ecco questa volta potrebbe essere uno scenario romantico, magari un'altra volta un pochino più avventuroso, ma è una carta che io mi giocherei almeno una volta per vedere l'effetto che fa. E credete a me, se piacerà moltissimo. E se non piacerà così tanto, è probabile, mi spiace dirvelo, che lei non sia così interessata neppure a voi, ma non è un problema, lo sapete e andate oltre. Quindi il romanticismo come tattica e come check di controllo. Mostrate il lato più sensibile e vulnerabile.
Questo non vuol dire cercare una mamma in chi avete di fronte, però credetemi, per conquistare una donna, il mostrarsi appunto sensibili, vulnerabili, fa vedere che siamo delle persone complete, che siete degli uomini sia forti sia decisionali, lavorate e fate le vostre cose, ma avete anche quella sfumatura, quella parte che poi nel prosieguo di una frequentazione è molto, molto, molto gradita. Quindi, cari miei maschietti, siate tattici, ma col cuore, perché alla fine è quello che ripaga. Siate voi stessi, sempre e comunque, perché, come dico sempre, se piaci piaci e se non piaci, piacenza. Un abbraccio a tutti, grazie per esservi iscritti al canale. Chi non si è ancora iscritto e vuole cogliere l'occasione è una cosa carinissima, lo ringrazio e al prossimo video.